Ciao a tutti ragazzi, oggi cerco di spiegarvi come si fa a raggiare una ruota della bicicletta. Devo raggiare una ruota da 32 raggi per una mountain bike. Bisogna capire una cosa molto importante: quando andiamo a raggiare una ruota dobbiamo capire cosa vuol dire in terza. La terza vuol dire che un raggio, questo, monta sopra o sotto altri 3 raggi, quindi un raggio, 2 raggi e il terzo raggio. Quindi si dice raggiata in terza perché il raggio monta sopra 3 raggi o sotto 3 raggi. Un'altra cosa da fare: quando si monta i raggi dobbiamo stare attenti che questa zona qui dove si va a gonfiare la valvola sia libera e non sia intrecciata come questa, perché altrimenti quando si andrà a gonfiare non ci sarà lo spazio per andare a gonfiare con la pompa. Quindi questo è una cosa da vedere. Noi dobbiamo fare riferimento sempre alla valvola della camera d'aria o dalla valvola del tubeless. Quindi noi quando iniziamo a raggiare la ruota dobbiamo prendere sempre riferimento al foro della valvola. Il primo raggio da montare è questo, che è interno. Il primo raggio da montare è interno e deve essere, se ci fate caso, il cerchio ha un foro verso l'esterno sinistro e un foro verso l'esterno destro. Vedete? Qui più vicino verso il destro e questo è più vicino verso il sinistro. Quindi noi dobbiamo mettere il primo raggio per partire a raggiare, questo raggio qui, che è il primo della valvola, sul foro esterno. Allora, io qui ho il mio mozzo montato sul centroruote che mi aiuta l'assemblaggio. Il primo raggio lo mettiamo a caso dove vogliamo, sul foro della parte verso il disco, così, dall'esterno verso l'interno, in questa maniera. E andiamo a fissarlo sul cerchio. Lo andiamo a fissare su questo foro qui, che praticamente, se vi ricordate, vi ho detto che questo qui è il foro della valvola, poi il primo foro a sinistra e non a destra, mi raccomando, perché c'è il foro a sinistra e a destra, quindi il primo raggio va fissato su questo foro. Allora, un segreto che nessuno vi dirà, però ve lo dico io: per centrare subito una ruota bene bisogna stare attenti a tirare i raggi tutti alla stessa forza, dobbiamo avvitare i nipples tutti alla stessa distanza. Quindi noi, per avere un riferimento, andiamo a avvitare i nipples tutto fino a che finisce il filetto. Appena finisce il filetto ci fermiamo, siamo pari alla fine del filetto. E dobbiamo farli tutti così. Ora montiamo il secondo raggio, dobbiamo dare uno spazio tra un raggio e l'altro. Uno c'è il raggio, qui non c'è il raggio, qui si rimette il raggio. Quindi c'è un foro libero tra raggio e raggio. Così. Questo è quello che deve venire fuori. Poi andiamo a contare i fori dei raggi sul cerchio. Al quarto foro si mette il secondo raggio. Per sicurezza vediamo sempre se il foro è dalla parte verso l'esterno, verso sinistra e non verso destra come questo. Mi raccomando, ve lo dico 10 volte, ma questa qui è una cosa importante per non sbagliare. Quindi un foro è verso l'esterno sinistro e l'altro foro è verso l'esterno destro. Ok, ho i nostri 2 raggi montati e andiamo avanti così per tutto il mozzo, quindi tutta la parte sinistra andiamo a montare tutto in questo modo qua. Ok, abbiamo montato tutti i nostri raggi, tutti allo stesso modo e tutti da una parte. Ora adesso viene il difficile. Sempre in riferimento al foro della valvola, che è questo è il primo raggio che abbiamo montato, il secondo raggio. Ora noi dobbiamo montare il secondo raggio. Facciamo un segno con un pezzettino di carta per non sbagliarci, perché è molto semplice sbagliare, quindi segnandosi i fori si evitano degli errori. Ora giro il mozzo in senso orario e vedete che i raggi si mettono nella posizione corretta. Ora ho montato il secondo raggio, che è un po' più difficile da capire. Comunque, il primo raggio che ho montato è questo,
quello vicino alla valvola, ok? Il secondo raggio da montare si trova al primo, secondo, terzo, quarto, quinto foro. Al quinto foro si mette un raggio dall'altra parte, quindi dall'interno lo mettiamo dall'interno verso l'esterno. Il quinto raggio è questo e lo andiamo a mettere sul secondo foro dopo il primo raggio. Quindi qui abbiamo la valvola, questo è il primo raggio che abbiamo montato, questo è il secondo vuoto e questo è il terzo. Ok? Chiaro? Quindi vi ripeto, il quinto foro, il secondo da esterno. Un'altra cosa importante, il secondo raggio passa sotto ai raggi che abbiamo montato prima. Mi raccomando, passa sotto, non sopra. Quindi sopra, sotto, ok? Ora continuo a fare il montaggio di questi raggi. Adesso continuo la raggiatura sempre in questa maniera, la ruota si deve presentare in questa maniera qui. Quando inseriamo il raggio, quindi lo infiliamo in questa maniera così, bisogna piegarlo, fare questo gesto, ok? 1, 2, 3 e 4 e lo inseriamo qua. Per farlo passare verso l'interno. Ok, a questo punto abbiamo tutta la parte di qua raggiata, tutta la parte sinistra raggiata. Ora dobbiamo mettere il raggio dall'altra parte, sempre facendo riferimento al foro della valvola, che è questa. Questo è sempre il primo raggio che abbiamo montato. Ora andiamo a montare il secondo raggio, che è questo. Per montare il secondo raggio noi dobbiamo andare a seguire il primo raggio che abbiamo montato. Questo è il primo raggio che abbiamo montato. Ora noi dobbiamo andare a montare il raggio dall'altra parte. Per montare il raggio dall'altra parte dobbiamo mettere quello superiore, vedete che non è in asse. Dobbiamo andare a mettere questo sopra qua. Quindi noi lo infiliamo in questa maniera, così, e deve stare dalla parte esterna, così, ok? Mentre l'altro era dalla parte interna. E lo andiamo a mettere sul secondo foro, dopo il primo raggio che abbiamo montato. Ok, adesso è montato il raggio sul secondo foro dopo il primo raggio che abbiamo montato e adesso continuiamo a montare tutti nella stessa maniera. Tra un foro e l'altro dobbiamo sempre stare vuoti, quindi qui c'è il raggio, qui no, qui c'è il raggio, qui no, ok? Continuiamo a fare così, quindi il secondo raggio va montato qui. E andiamo avanti. Sempre di 4, mi raccomando, quindi questo è il primo raggio che abbiamo montato dalla parte esterna di qua, quindi 1, 2, 3 e 4. Al quarto foro andiamo a fissare il secondo raggio. Ok, abbiamo montato anche i raggi dall'altra parte, quindi già la ruota ha un senso. Adesso mancano gli ultimi raggi dalla parte destra da montare. Ok, arrivati a questo punto ci manca l'ultima fase della raggiatura. Gli ultimi raggi da inserire si inseriscono. Il primo raggio lo puoi inserire dove volete e in questa maniera. Quindi così è entrato. Poi deve scavalcare. Il raggio deve passare sotto i primi due raggi. Poi il terzo raggio ci va sopra, quindi vedete qui ci passa sopra e va fissato sul cerchio. Se vedete è proprio il raggio opposto all'altro che abbiamo di fronte, è opposto, quindi non possiamo sbagliare. Ora li montiamo tutti in questo verso qui. Ok, ultimo raggio rimasto, mi raccomando, si passa sopra al raggio, questo, e si conta sempre 4.
Quindi dall'ultimo raggio che avete montato 1, 2, 3 e 4 e questo è l'ultimo raggio. Abbiamo montato tutti i raggi, ora è solo da centrare e il segreto per centrarla bene è di tirare i nipples tutti alla stessa distanza. Faccio riferimento al filetto, li avvite tutti uguali fino alla fine del filetto. Poi dopo in un altro video ho un tutorial dove si fa la centratura dei raggi eventualmente. Spero di essere stato chiaro, se avete qualche dubbio scrivetemelo nei commenti, sicuramente ci saranno dei dubbi. Non è facile perché bisogna capire i punti dove si infilano questi raggi, però una volta che abbiamo capito è molto semplice. Poi c'è la seconda fase da imparare, è centrare la ruota, però quello c'è un tutorial che vedete qui in descrizione dove vi spiego come si fa a reggiare la ruota. Spero di essere stato chiaro, se non sono stato chiaro scrivetemelo nei commenti e mettete un like se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi.